Ciao amici di X2 Games, benvenuti in questo nuovo piccolo vlog. Io sono Michele e mentre stavo per spacchettare finalmente questo pacco DHL arrivato ora da Gearbest, vi dico già che qui dentro c'è l'attesissimo JJRC X12. Ero già pronto con il taglierino in mano, però dobbiamo metterlo un attimo da parte, ve lo porterò domani credo qui sul canale, perché è stato presentato qualcosa di ancora più interessante nelle ultime ore alla fiera dell'elettronica di Hong Kong. Di cosa stiamo parlando? Qui abbiamo la scatola del primo Absanzino, qui abbiamo l'Absanzino e qui abbiamo l'Absanzino 2. Ok ragazzi, intanto vi faccio vedere qui a schermo le immagini di questo nuovo drone di cui io vi ho già parlato in tempi non sospetti, metà settembre. Vi lascio anche il link al mio video in cui ho già parlato dell'Absanzino 2, penso di essere stato il primo in Italia o nel mondo a parlarne grazie alle mie fonti. Ovviamente io non vi porto le fake news ma solo fonti attendibili, ed ecco finalmente l'Absanzino 2 ragazzi, che è davvero molto interessante sulla carta. Poi ovviamente bisognerà provarlo con mano e capire se sarà davvero valido al lato pratico oppure no. Mi è stato detto che quello mostrato e che state vedendo ora nelle immagini è ancora un prototipo, quindi l'estetica potrebbe cambiare da qui all'uscita. Non si sa quando esce, si dice entro fine anno, e vi dico ora le principali caratteristiche di questo nuovo Absanzino 2 che sono trapelate dalla scheda tecnica pubblicata in rete. Innanzitutto l'estetica cambia leggermente rispetto al primo Absanzino, con questa parte nera frontale che ricorda tantissimo il FIMIX 8 SE della Xiaomi, però a quanto pare non ci sono sensori per ostacoli, ma potrebbe essere una feature non segnata, ma mi sembra un po' strano. Comunque abbiamo cam 4K a 60 fps, quando invece il primo Absanzino si fermava ai 30 fps, quindi un'immagine più fluida e sicuramente con una qualità maggiore, perché penso ci sia un sensore ottico diverso. Indicata come nuova feature al secondo posto firmware, aggiornamenti automatici tramite applicazione ragazzi. Finalmente anche Absan ci è arrivata, basta cavi, cavetti, PC per aggiornare. Tramite applicazione potremo aggiornare il nostro FIMIX 8, il nostro Absanzino 2, come succede oramai con quasi tutti i droni degli anni 2000. Optical Flow, quindi la VPU, non c'è un'immagine della parte inferiore del drone, però viene indicata che è presente una VPU che, per chi non sapesse di cosa si tratti, è la cam posta nella parte inferiore del drone, come in questo caso, che serve in ausilio al GPS a migliorare la stabilità del drone in volo entro 5-6 metri massimo, ed è molto utile specialmente al chiuso dove il GPS non prende e con la VPU si ha comunque una buona stabilità del drone, luce ambientale permettendo. Poi abbiamo atterraggio di precisione, che è stato comunque implementato anche sull'Absanzino 1, filtri intercambiabili come l'Absanzino Pro, e ne parliamo tra poco dell'Absanzino Pro, Hyperlapse, quindi funzionalità di volo, di cattura dei video particolari, batteria intelligente, perché la batteria dell'Absanzino 1 è una classica batteria che a tanti ha dato problemi, specialmente quando andava a segnare la carica residua sull'applicazione. Spesso la carica residua indicata sull'applicazione è sballata sul primo Absanzino. Poi abbiamo gimbal 3 assi come anche il primo modello, tracking, cioè della persona o dell'oggetto, funzionalità dedicate a foto e video come il panorama, poi il ritorno a casa, l'orbit mode. 33 è un po' sfocato, ma dovrebbero essere 33 minuti di autonomia di volo, e vedremo se sono reali oppure no, perché all'Absanzino 1 ne indicano tipo 26, ma in realtà vola 14-15 minuti. E infine failsafe in caso di batteria scarica, quindi ritorno a casa in caso di batteria scarica, quindi gestione automatica delle distanze come avviene sul FIMIX 8 SE, sull'Absanzino eccetera eccetera. Facciamo vedere meglio la scatola del primo Absanzino.
Ok ragazzi, queste sono le caratteristiche tecniche trapelate sull'Absan Zino 2, non sappiamo ancora quando uscirà e quanto costerà, io ipotizzo attorno ai 400 euro per far concorrenza allo Xiaomi Fimix 8 SE. Nelle foto vediamo un drone esteticamente molto simile al primo Absan Zino, se non fosse per quella banda nera sul frontale che però, come avete visto, non dovrebbe contenere dei sensori, ma felice di essere smentito. Anche i motori mi sembrano uguali o quasi a quello del primo modello, poi bisognerà vedere con mano se c'è differenza oppure no. Per il resto l'estetica è davvero molto simile, non trovo grandi differenze. Le eliche, da quello che vedo, sono sempre avvitabili e non a sgancio rapido. Chissà se Absan ci arriverà prima o poi, magari con lo Zino 3. Cos'altro è trapelato? Immagine laterale e parte superiore del drone, che non dice più di tanto, forse sarà leggermente più grande dell'Absan Zino 1, almeno vedendo queste immagini sembra un po' più affusolato, e anche il radiocomando sembra veramente interessante. Ora cambia con degli stick che sembrano di qualità migliore, almeno guardando questa prima foto, ed è presente anche un piccolo display, penso OLED, come quello del DJI Mavic 2, che va a riepilogare alcune informazioni basiche come la velocità, la distanza, batteria residua, eccetera eccetera. E nulla ragazzi, non ci sono altre informazioni al momento sull'Absan Zino 2, però già queste foto sono un buon segnale, perché sembra un drone interessante. Tema Absan Zino Pro. Perché Absan ha rilasciato l'Absan Zino Pro? Sinceramente non so dirvelo, io credo che sia una trovata commerciale. Ad oggi ne sono stati distribuiti pochissimi di Absan Zino Pro, le migliorie rispetto al primo modello, l'Absan Zino Pro sto parlando, sono davvero poche, quindi io al momento vi sconsiglio di comprare l'Absan Zino Pro. Concentratevi o sull'Absan Zino 1, che ora viene 215 euro con i coupon, 280 con 3 batterie e borsa, e vi divertite tantissimo a volare, oppure aspettate l'Absan Zino 2, che lo andrà ad affiancare, penso, non credo lo sostituirà, in quanto questo è uscito nemmeno un anno fa, e sicuramente costerà anche di più l'Absan Zino 2. Io ve lo ripeto, ipotizzo attorno ai 350-400 euro. Se volete un drone con caratteristiche tecniche migliori, aspettate l'Absan Zino 2, altrimenti se volete iniziare spendendo poco, l'Absan Zino 1, ora che si trova in offerta, dai link e coupon che vi lascio in descrizione video, secondo me è ancora il best buy. Dopo di lui c'è lo Xiaomi Fimix 8 SE, ma costa di più, e come vi ho già detto, secondo me l'Absan Zino 2 andrà a fare concorrenza proprio a questo tipetto qui. Ok amici, direi che questo è tutto. Sono contento che le mie fonti si siano rivelate ancora una volta attendibili. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questo Absan Zino 2, quando ci saranno novità sull'uscita, sul prezzo, su modifiche, perché come vi ho detto potrebbe essere ancora un prototipo. Ve lo dirò sia qui su YouTube, sia su Telegram, sia su Facebook, sia su Instagram, e trovate tutti i link per entrare in questi canali che vi ho appena detto in descrizione video, insieme al link, coupon d'acquisto di questo Absan Zino Pro, che non vi consiglio, Absan Zino 2 quando sarà disponibile, e canale Telegram delle offerte, dove aggiorno sempre i coupon che non sono eterni. Infine amici, ora voglio sapere voi cosa ne pensate, lasciatemi un commento, e se volete supportarci ci basta un semplice gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdere le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E questo è tutto, notizia molto veloce, notizia flash. Ora vado ad aprire finalmente il JJRC X12, che so che state aspettando in tanti, e lo vedremo domani o dopodomani, non lo so, spero il prima possibile. Ciao ragazzi!